Ciao a tutti ragazzi, io sono Enrico e come sempre vi diamo il benvenuto su Off Screen. Come potete ben vedere, accanto a me c'è non un attore, sarebbe riduttivo, è un'icona del nostro cinema e del cinema internazionale. Abbiamo l'onore di intervistare Franco Nero. Un paio di domande molto veloci. Lei ha avuto l'occasione di affrontare diverse fasi del cinema italiano. Cosa è cambiato rispetto al passato nel cinema oggi? Allora, negli anni 60, 70, anche 80, c'era un grande produttore che voleva voleva produrre un film. Faceva coproduzione sempre con Francia, Spagna e Germania. Perciò il film, quando si facevano i film, erano ricchi, c'erano più soldi, faceva un film anziché in 4 settimane come fanno adesso, in 10, 12, 14 settimane. Era tutta un'altra cosa, cioè anche il regista stesso voleva fare un film, andava da un produttore e praticamente diventava attore. Io allora faccio questa inquadratura, poi insomma voleva vendere il film al produttore. E finalmente si riusciva a fare un film. Oggigiorno non è la stessa cosa. Se non hai per esempio il diritto d'antenna, è difficile produrre un film in italiano, parlo solo di un cinema italiano. Decidono questi impiegati del Ministero, della RAI, perché dicono questa scena alle 9 di sera, alle 8 è troppo forte, allora bisogna tagliarla, non va bene questa. Sono un po' castrati, diciamo, l'autore è un po' castrato oggigiorno per fare un film che vorrebbe proprio al 100%. Poi c'è stato queste produzioni Netflix. Piattaforme streaming. Piattaforme. Questa è stata la rovina totale del cinema per conto mio, perché ti costringono a vederlo a casa, in televisione, mentre mangi, mentre quello sta al telefono. Non c'è più rispetto del lavoro. Il cinema per conto mio lo devi vedere in sala, tutti in silenzio, poi alla fine decidi se ti è piaciuto o meno. Ma invece vedere il cinema a casa, così, non è la stessa cosa. Lei è passato anche dietro la macchina da presa in qualche occasione. Ecco, com'è passare dall'altra parte? Ma a me è piaciuto molto perché io già agli inizi avrei voluto fare il regista, però dicevano che ero carino e mi mettevano subito davanti alla macchina da presa. Bella esperienza, anche i film che ho fatto come regista, come Forever Blues, che è un film sul jazz, mi è piaciuto molto farlo. L'uomo che disegnò Dio, la storia di un cieco che praticamente sentendo le voci delle persone può fare i ritratti. Mi piace. Se dovessi fare un film come regia non penso di fare il protagonista, perché è durissimo fare i film sia come attore che come regista. Dovreste avere già una troupe tua, che vi conoscete, tutto quanto, che alleggeriscono il lavoro, ma immedesimarsi subito in un progetto dove devi fare tutto, perché tu devi dirigere gli attori, devi dirigere te stesso, devi fare la regia vera, è molto dura. Nell'ultimo film ho sofferto molto perché ero a Torino, abbiamo fatto delle scene dentro un tendone da circo, c'erano 46 gradi e io ero col cappotto, insomma. Ho sofferto molto, però è stata una bella esperienza. Lei è molto legato anche al rapporto, no, tra il cinema e i giovani. Lei sostiene anche diverse associazioni. Ci sarà qualcuno di loro che vorrà intraprendere questo percorso, che vorrà fare attore o regista. Ecco, se può dare eventualmente un consiglio a chi si vuole affacciare a questo mondo. Consiglio adesso come adesso dire fate un altro lavoro, adesso come adesso. È molto difficile se non entri dentro un percorso di maffiettine, conoscenze, è molto difficile per i giovani. L'unica cosa che potrei suggerire è studiare. Non si improvvisa niente, devono stare sul set, vedere. Non la scuola, solo la scuola. Quando mio figlio, per esempio, faceva la scuola al centro sperimentale, però poi l'ho mandato anche a New York a fare l'NYU, lo mandavano sui set per vedere come si girava. Ci vuole esperienza, non è solo sapere, scrivere, poi lì niente. Bisogna essere fortunati e stare al punto giusto e nel momento giusto. Ci vuole molta fortuna anche in questo lavoro. Avete sentito il parere di, torno a ripetere, un'icona del cinema che è qui oggi al Festival dei Colli Albani per la valorizzazione del territorio dei Castelli Romani. Noi la ringraziamo, adesso ci sarà anche l'incontro con i ragazzi e come sempre ci rivediamo in un prossimo contenuto.